Ciao a tutti da Mirko, state cercando una videotrasmittente microscopica? Seguite il video di oggi perché quella che vi farò vedere è in assoluto una delle più piccole che abbia mai visto. Stiamo parlando della Nameless RC Nano 400, se volete acquistarla come sempre il link è in descrizione. All'interno della confezione troviamo la VTX, due termorestringenti, un set di cavi, un'antenna di polo e degli adesivi. Come vedete, se la confrontiamo ad altre VTX che ho già recensito, questa Nameless RC è veramente piccola. Le dimensioni infatti sono di appena 12,5 x 12,5 mm. Il peso è di 0,7 grammi, che diventano 1,8 con antenna, cavetti e termorestringente. Vediamo subito le caratteristiche di questa VTX. I canali sono 48, divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark, Race Band e Low Band. Possiamo scegliere la potenza tra 25, 100, 200 e 400 mW. Questa VTX va alimentata a 5 V, quindi tramite back del flight controller, perciò non possiamo usare il collegamento diretto della batteria. Tutte le regolazioni della VTX vanno fatte tramite telemetria, il protocollo usato da questa Nameless RC è IRC Tramp. Per quanto riguarda l'antenna, la sua lunghezza totale è di 7 cm e il connettore per fissarla alla scheda è di tipo IPEX. Ora collego i fili alla VTX e posizionandolo in questo modo, partendo dall'alto, saldo il cavo rosso per i 5 V, il nero per la terra, il bianco per la telemetria e il giallo per il segnale video. Se avete dei dubbi su come saldare i fili, vi lascio questo schema linkato in descrizione. Una volta saldati i fili, la colleghiamo al flight controller. Ricordatevi che è importantissimo collegare l'antenna, altrimenti rischiate di bruciare la VTX rendendola inutilizzabile. Vi ricordo ancora una volta che questa VTX deve essere alimentata tramite pad a 5 V del flight controller. Passiamo ora alle configurazioni su Betaflight. La prima cosa da fare è andare in port e attivare la telemetria. Attiviamo VTX IRC Tramp nella porta UART che abbiamo usato per collegare il cavo telemetria. Vi ricordo che questo cavo va collegato su un TX libero del flight controller. Io ho usato il TX3, quindi qui uso la UART 3. Se avete Betaflight 4.1 superiore si rende necessario caricare la VTX Table nel configurator. Quindi clicchiamo qui per aprire la pagina di GitHub dove è presente l'elenco delle VTX Table. Visto che la Nano 400 usa telemetria Tramp, qui clicco il tasto destro e faccio salva destinazione con nome. Ora ritorno su Betaflight e carico il file che ho appena scaricato. A questo punto l'unica modifica da fare è portare i livelli di potenza a 4, perché questa VTX ha solo 4 livelli di potenza. Qui abbiamo finito, possiamo salvare. Per quanto riguarda questa Nameless RC, come vedete da questo schema, i canali e le potenze segnate in rosso sono bloccate. Ora vi mostro la procedura di sblocco, sarà compito vostro verificare se effettivamente potete usare quelle frequenze e potenze nella vostra regione. La prima cosa da fare è impostare il PIT mod su una switch del radiocomando. Ora alimentiamo la VTX e nei primi 30 secondi di accensione mettiamo e togliamo il PIT mod per 3 volte. Adesso tolgo e rimetto l'alimentazione. Molto bene, la VTX è sbloccata, se la vogliamo ribloccare dobbiamo fare la stessa cosa. A questo punto è venuto il momento di verificare la potenza con l'RF Power Meter dell'Emerson RC. Per mantenere bassa la temperatura durante il test posiziono questa ventola vicino alla scheda. Tramite USD di Betaflight analizzo tutte le potenze a partire da 25 mW fino ad arrivare a 400 mW, per comodità arrotondo il valore.
A 25 mW segna circa 20 mW. A 100 mW segna circa 150 mW. A 200 mW segna circa 220 mW. A 400 mW segna circa 230 mW. Come abbiamo visto dai test, i 400 mW dichiarati non vengono raggiunti, tuttavia su una VTX così piccola ed economica c'è poco da fare. Infatti la VTX costa intorno ai 15 euro e come abbiamo visto le dimensioni sono molto contenute. Una cosa positiva invece è che riusciamo a raggiungere i 200 mW, che comunque è una potenza dignitosa per una VTX di questo tipo. Gli scenari di utilizzo per questa VTX non sono di certo i droni freestyle o long range, ma dei tiny whoop o dei 2 pollici. In questi droni dimensioni e peso ridotto sono determinanti ed avere una buona potenza ritorna comunque comodo. Certo, sarebbe meglio che i produttori non dichiarassero valori che creano delle aspettative che poi non vengono mantenute. Tuttavia, se state cercando una VTX molto piccola ed economica, mi sento lo stesso di consigliarvi questa Nano 400 VTX. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.